Ciao a tutti Cubers, oggi unboxing. Questo è un pacco che ho ordinato su Vinted, andiamo subito a vedere cosa c'è all'interno. Il primo cubo di questo unboxing è il Temu Gear Octaedron della Calvin. Questo cubo, come suggerisce il nome, è un ottaedro ed è fatto totalmente da ingranaggi. E come funziona? Girano le punte e andando a muovere le punte si muovono tutti gli ingranaggi. Andiamo a provare un giro. Giro un po' duretto, sarà sicuramente da lubrificare. Però come vedete, girando una punta, tutti gli ingranaggi hanno ruotato. Come vediamo è composto da angoli, spigoli e centri. Questo cubo a base bianca ha alcuni sticker leggermente rovinati, come ad esempio questo sticker qua, o addirittura in una faccia, nella bianca, lo sticker centrale è mancante. In questo caso poco importa perché comunque sfondo bianco, i pezzi sono bianchi, si riconosce facilmente. Il cubo è tenuto in buone condizioni. A giudicare dai primi giri potrebbe funzionare in modo molto simile a un 3x3. Perché vi dico questo? Perché andando a guardare il cubo in questa posizione possiamo vedere che questo qua è il centro, questi 4 sono gli spigoli e questi qua sono gli angoli. Infatti se andiamo a fare un giro, il cubo ruota di 90 gradi su tutte le facce e le facce sono 6, come in un cubo di Rubik. Ora l'unica cosa che dovrò capire, e sicuramente non lo capirò adesso, sarà come funzionano gli spigoli, nel senso, se io questo cubo provo a risolverlo come un 3x3 devo capire poi gli spigoli se avranno bisogno di essere ulteriormente orientati oppure se andranno a sistemarsi in automatico da soli. Cubo molto interessante, non vedo l'ora di provarlo con calma, però come vedete andando a fare pochi giri il cubo si mescola completamente. Mi piace molto perché gli sticker riprendono la forma dell'ingranaggio, cosa che non è scontata nei cubi di tipo Gear. Sono molto curioso di provarlo. Facendo una breve ricerca ho visto che questo cubo nuovo costa 25,7 euro. Poi a fine video vi dirò quanto ho speso per tutto il pacco. Passiamo al prossimo. Il secondo cubo di questo unboxing è il 3x3 War Mold della Wheat Eden. E come funziona? Questo cubo, come potete immaginare, è un 3x3 però nel quale ci sono delle cavità e all'interno di questi buchi c'è un altro cubo, non so se si vede bene, ma all'interno possiamo dare i pezzi verdi, in questo caso bianchi, qua i pezzi arancioni, che qua si vede un po' meglio. Il cubo a giri 90 gradi su tutte le facce come un 3x3, però bisogna risolvere il 3x3 esterno e quello interno. Andiamo a provare il giro che il giro è ottimo ragazzi. Come vedete, se faccio un giro di 90 gradi il pezzo all'interno cambia. Ve lo faccio vedere da questa angolazione che forse si vede un po' meglio. All'interno adesso c'è giustamente il pezzo arancione, ma andando a fare un giro di 90 gradi ora all'interno c'è il pezzo verde. Quindi la difficoltà di questo cubo sta nel risolvere il 3x3 esterno e quello interiore. Di questo cubo ne esistono altre due versioni. Il ragazzo che mi ha venduto aveva questa versione qua, la più facile, quindi ho deciso di prenderla per provare questa tipologia di cubo che mancava nella mia collezione. Ho fatto qualche ricerca su questo cubo e da quanto ho capito il 3x3 esterno si risolve esattamente come un 3x3. Il 3x3 interno invece funziona come un fused cube, quindi ha 4 pezzi che sono uniti insieme come fosse un unico blocco che vanno individuati. Infatti se proviamo a fare dei giri noteremo che il pezzo arancione, giallo e blu interiore non si può mai separare. Infatti se ad esempio vado a fare un giro semplicissimo posso vedere come all'interno il pezzo arancione, giallo e blu sia ancora unito a se stesso. Non ho ancora idea di come risolverlo, però non vedo l'ora di provarlo. Andiamo a vedere. Ha anche un leggero taglio degli angoli. Il cubo ragazzi gira veramente molto bene. Questo cubo nuovo si trova all'incirca a 32 euro. Sono molto soddisfatto, non vedo l'ora di provarlo seriamente. Ma adesso passiamo al prossimo cubo. Il terzo cubo di questo unboxing è il Dayan Pentaedron Pianeta Terra. Come sapete di questa collezione si distingue per i vari pianeti. Ne ho già acquistato uno in un vecchio unboxing di cui vi lascio il link qua sopra. E come funziona? È un pentaedro, quindi ha 5 facce, ha 3 strati e in ogni faccia c'è un cerchio. Questo cubo gira, come potete immaginare, lungo le sue facce, sia questi 3 strati che nelle facce laterali. E ognuno di questi cubi si distingue tramite il funzionamento dei cerchi. In questo caso ci sono delle facce dove il cerchio interno rimane fermo se noi andiamo a girare la faccia, come in questo caso. La superiore e anche le inferiori hanno questo tipo di funzionamento. Invece le facce laterali hanno un funzionamento diverso. Infatti, come vedete, i pezzi interni al cerchio se li porta via, sia la prima che la seconda. Invece la terza faccia funziona come i primi 2 cerchi, ossia che l'interno rimane fermo. Vi dico la verità, il giro non è dei migliori. Facendo questo giro riesco a farvi vedere bene che i pezzi interni si muovono con la faccia. Invece in quest'altro tipo di facce i pezzi interni rimangono fermi
anche quando la faccia si muove. In questo caso il cubo mi è arrivato in versione stickerless e vi dirò la verità, penso che questo cubo mi darà parecchio da fare. Se questo cubo lo andate a comprare nuovo, lo troverete all'incirca sui 34 euro. Passiamo al prossimo cubo. Il quarto cubo di questo unboxing è il Dayan per MF8 4x4 versione Crazy. Questo, come vedete, è un cubo 4x4 e su ogni faccia c'è un piccolo cerchio che comprende solo i 4 centri. In questo caso i centri sono tutti quanti del tipo che rimangono fermi quando la faccia gira. Se vado a girare la faccia, i 4 centri rimangono fermi. È un cubo abbastanza vecchiotto, non credo neanche sia più in produzione. Lo potete notare anche dalle plastiche rovinate, infatti qua le plastiche in molti punti si sono ingiallite. Questo purtroppo è un po' un peccato, però diciamo che questo cubo è difficilmente reperibile in altri modi. Devo dire che gira abbastanza bene. Chiaramente sarà magari da maneggiare con un po' di cura. E niente, funziona come un 4x4. La difficoltà extra sta appunto nel risolvere i centri. Questo cubo è frutto di una vecchia collaborazione tra Dayan ed MF8. Qua possiamo vedere il logo della MF8 e all'interno dei pezzi possiamo vedere il logo Dayan. E qua vediamo che un pezzo si leva. Ok, questo andrà sicuramente rincollato. Potete vedere internamente come la plastica si sia decisamente rovinata, quindi diciamo che è un cubo che ha visto anni migliori. Smentisco quanto detto prima, questo cubo l'ho trovato nuovo a 36 euro. Passiamo con l'ultimo cubo di questo unboxing. Questo è il Double Pyraminx della Cube Twist. Penso che il cubo si spieghi già da sé, consiste in 2 Pyraminx uniti. L'angolo di questo Pyraminx in contemporaneo è anche lo spigolo di quest'altro Pyraminx. Il cubo è prodotto dalla Cube Twist, qua sotto possiamo vedere il logo, e i giri sono esattamente gli stessi di un Pyraminx. Questo penso sia l'unico cubo che non dovrebbe darmi problemi nella risoluzione. Proviamo a girarlo. Ok, le punte girano mediamente bene, nel senso girano, ma il giro non è fantastico, ecco. E diciamo che il giro è abbastanza duro. Sì, ok, confermo che il giro è decisamente duro, andrà sicuramente lubrificato questo cubo, però è un bel pezzo da aggiungere alla collezione. Vi dico la verità, la prima cosa che mi ha colpito di questo cubo è il peso. Infatti rispetto a un cubo classico pesa veramente tanto. Il cubo internamente è leggermente rovinato. Questo cubo mi ha molto incuriosito quando l'ho visto, perché dovete sapere che nei siti dove di solito acquisto i miei cubi la marca Cube Twist non è presente. È una marca che fa dei cubi piuttosto semplici, fa delle mod come in questo caso, però solitamente non mi attirano particolarmente. Vi mostro una particolarità. Se andiamo a considerare questo Pyraminx sotto, questo Pyraminx sopra corrisponde alla puntina, quindi andiamo a girare tutto il Pyraminx per allineare la puntina finale del cubo che sta sotto. Questo cubo l'ho trovato nuovo a 17 euro e direi che non c'è molto da aggiungere. Passiamo al resoconto finale. Questo pacco di cubi, andando a sommare tutti i valori, questo lotto vale all'incirca 145 euro. Chiaramente è una stima, posso dirvi di aver fatto un buon affare in quanto l'intero pacco l'ho pagato all'incirca 42 euro, quindi ho risparmiato all'incirca 103 euro. Devo dire che questo qua è stato veramente un bel colpo. Bene ragazzi, siamo giunti alla fine del video. Come avete visto ho fatto veramente un buon affare, sono molto contento. Sicuramente questi cubi mi daranno del filo da torcere. Detto questo, vi ricordo di iscrivervi, lasciare un mi piace e con un commento fatemi sapere voi cosa ne pensate di questi cubi. In descrizione vi lascio il link al mio Vinted dove troverete alcuni cubi in vendita e detto questo ci vediamo alla prossima.